Ciao a tutti, sono Claudio, il caffè è la mia passione, bentornati sul mio canale. Oggi una recensione di un'altra macchinetta, ma questa volta una macchinetta veramente particolare da appassionati di caffè, e oggi la andremo a approfondire perché ha tante specifiche veramente molto particolari. La macchina in questione è di Grimac, un marchio storico italiano, in questa versione che è la versione automatica. Questa Grimac non va confusa con gli altri modelli di Grimac, quali la Tubely e la Tube normale, che sono due modelli simili esteticamente, poi vi lascerò in sovraimpressione le foto per distinguerle, ma molto diverse nella componentistica. Infatti in questa parliamo veramente della macchina top, mentre le altre due sono le macchine di fascia un po' più economica, e comunque le trovate tutte sul mio sito che vi lascio in descrizione. Ma prima di iniziare a parlare di questa tube automatica, un termostato regolabile, sigla, la vediamo da vicino e poi partiamo con la recensione. Come sempre partiamo da cosa c'è nella confezione. Ovviamente troviamo la macchina che ha tanti frontalini di diverso colore e sono anche facili da cambiare, quindi il colore che si sceglie all'inizio può essere poi facilmente modificato anche dopo. Troviamo la macchina, il manuale istruzioni e troviamo anche il filtro addolcitore. Ovviamente il filtro addolcitore è comodo, ma mi raccomando, io vi consiglio sempre di utilizzare acqua in bottiglia, e quindi potete anche poi evitare il filtro addolcitore perché l'acqua in bottiglia tendenzialmente ha un residuo di calcare molto inferiore rispetto a quello che si ha utilizzando l'acqua di rubinetto. Anche questa macchina necessita di una decalcificazione periodica e quindi il filtro addolcitore non sostituisce poi l'utilizzo di un decalcificante come questo di 99 caffè professionale, perché tutte le acque comunque hanno una quantità minima di calcare e può andare a danneggiare la macchina. Parliamo adesso delle dimensioni. La macchina è larga solo 15 cm, è alta 29 cm e profonda 33 cm, quindi una macchina decisamente compatta. Altra caratteristica di questa macchina è un serbatoio purtroppo in plastica, ma di una capienza veramente esagerata. È molto comodo perché è un serbatoio addirittura di 2 litri, che è difficile da trovare su macchine così compatte. La macchina pesa circa 5 kg, un peso che diciamo palesa la robustezza dei materiali, anche se la scocca in plastica, comunque è un telaio molto resistente. E tra le altre caratteristiche ha una pompa da 20 bar, che è maggiore come pressione della media di tutte le altre macchinette, e poi vi spiegherò perché questa macchina ha una pompa più potente, e inoltre un assorbimento di 450 watt, che è un assorbimento comunque molto basso e quindi un basso consumo energetico. Grimac ha anche un brevetto particolare anticalcare che hanno deciso di chiamare GHA. È un trattamento optional sulle macchine che consente appunto di evitare il formarsi, anzi l'attaccarsi di calcare all'interno del siluro, e inoltre anche un trattamento antimuffa che loro hanno brevettato. C'è in vari option, quindi quando andrete ad acquistare verificate se la macchina che acquisterete ce l'ha, perché questo trattamento può essere o solo sul siluro riscaldante o su tutto il gruppo, oppure poi esistono versioni come questa che oggi andremo a recensire, che sono assolutamente il top, dove invece tutto il gruppo è in ottone, perché io per questa versione che trovate sul mio sito ho deciso di avere la macchina più top, perché secondo me è per appassionati di caffè, in cui il gruppo è in ottone e anche la macchina è quella appunto automatica, il termostato regolabile, che adesso andremo a vedere come fa la differenza. Quindi trattamento GHA sì o no? Sì, io vi consiglio di averlo non solo sul siluro ma su tutto il gruppo, oppure se proprio volete il massimo andate su un gruppo interamente in ottone come quello che ho scelto per queste macchinette. Caratteristica di questa macchina in particolare stiamo recensendo, e non trovate né su Tube tradizionale né su Tubely, è il termostato a temperatura variabile, cioè noi possiamo impostare una temperatura che va tra i 93 gradi e addirittura i 102 gradi ed essere noi ad ogni erogazione a scegliere a che temperatura vogliamo estrarre il caffè. Ovviamente capite le potenzialità di questa possibilità, e spesso anche nelle altre mie recensioni avete visto come io amo il caffè particolarmente caldo, perché secondo me le buone miscele estratte col termostato alla giusta temperatura danno un ottimo risultato. Qui andiamo oltre, cioè riusciamo addirittura a regolarci la temperatura in base alla miscela di caffè preferita e soprattutto ad adattare la temperatura giusta per ogni miscela che abbiamo di fronte. Una caratteristica molto particolare di questa Grimac è un gruppo dove ha un compensatore idraulico nella parte inferiore del portacialda. Che cosa serve questo compensatore idraulico? Innanzitutto vediamo che la leva si schiaccia molto facilmente perché questa parte inferiore è variabile. Cosa si intende per variabile? Si intende che appunto il portacialda è sempre morbido,
va in pressione solo quando noi andiamo ad erogare il caffè, e allora l'acqua entrerà nel circuito, entrerà nella parte superiore del circuito per andare a fare una preinfusione e poi estrarre il caffè, ma entrerà anche nella parte inferiore dove appunto c'è questo gruppo con un compensatore idraulico che farà salire il portacialda da sotto e creerà appunto la giusta pressione all'interno della cialda per poi andare a estrarre il caffè. Quindi avrete una leva sempre morbida da schiacciare e non magari come altre macchine che la trovate particolarmente dura, perché non siete voi con la leva a dare pressione, ma sarà il compensatore idraulico. E questo compensatore idraulico ovviamente porterà degli altri vantaggi. Un vantaggio del compensatore idraulico, per esempio, è il non dover regolare la ghiera cambiando cialda. Esistono i produttori che fanno cialde con meno grammi di caffè, perché appunto magari sono prodotti più di basso prezzo, dove anche risparmiare un grammo è significativo, e quindi hanno le cialde leggermente meno spesse. E poi sono produttori come ad esempio io, che mettiamo più grammi di caffè perché magari danno una priorità alla qualità di estrazione del caffè, e in questo caso le cialde sono leggermente più spesse e magari in altre macchine va regolata la ghiera. Avendo questa macchina un compensatore idraulico si adatta, chiudendo la pressa e poi andando appunto a erogare l'erogazione, si adatta alla giusta pressione a ogni cialda di caffè. E i vantaggi non finiscono qui. Altro vantaggio è che all'interruzione dell'erogazione si rilascia la pressione e quindi il portacialde va a scendere leggermente sotto, e questo fa sì che la pressa è stretta e pressata solo nei momenti in cui si va a erogare il caffè. Quindi appena finisce l'erogazione viene rilasciata la pressione, non si va a usurare la guarnizione perché appunto non rimane in tensione e non rimane pressata, e in più la cialda si attacca di meno perché appunto ogni fine erogazione questo piccolo movimento del compensatore idraulico che andrà a sfiatare fa sì che la cialda si stacchi comunque dalla pressa, e quindi anche se la dimentichiamo dopo l'erogazione di caffè non la ritroveremo secca e appiccicata, con rischio appunto di staccarla dopo con fatica e danneggiare la guarnizione. Grimac ha pensato ad altre due caratteristiche in questa macchina che sicuramente faranno piacere a noi appassionati di caffè. La prima è che è forse l'unica macchina che non fa un'estrazione diretta ma fa anche una preinfusione. Quindi quando noi andremo ad attivare l'erogazione ci sarà l'attivazione del gruppo compensatore idraulico, come vi dicevo, dal basso per stringere la cialda, ma ci sarà anche una preinfusione sulla cialda, che è una caratteristica che si imposta anche nelle macchine espresso bar, ovvero si va a bagnare tutta la cialda di caffè prima di partire con la vera e propria erogazione. Quindi una vera e propria preinfusione l'abbiamo trovata anche su qualche altra macchina tipo Illy, che è molto attenta alla preinfusione, comunque un qualcosa in più che sicuramente può far piacere a noi appassionati di caffè. La seconda caratteristica è un'opzione primo caffè che è attivata di default sulle macchine. Praticamente la Grimac in questa versione automatica ha una capacità di riconoscere il primo caffè, quindi il primo caffè per loro è quando la macchina è stata appena accesa oppure quando viene risvegliata da uno standby, perché questa macchina nella versione automatica ha anche lo standby automatico. Praticamente quando la macchina riconosce che stiamo facendo il primo caffè va a lavorare sul gruppo a una temperatura maggiore, per far sì di assicurarci che appunto il transito del primo caffè in tutte le componenti di una macchina fredda sia a una temperatura leggermente superiore per riuscire a portare un risultato in tazza, e quello ci aspettiamo. Come sempre vi dico, una macchina non è calda quando si spegne la spia che dice che è arrivata a temperatura, ma è calda quando sta accesa almeno da una mezz'oretta di tempo, perché si sono scaldate tutte le componenti interne. Una macchina appena accesa, anche se è arrivata a temperatura in base a come dice la spia, ma che eroga un caffè che passa su un beccuccio totalmente freddo, farà sì che il risultato che avremo in tazza sia di qualche grado più freddo rispetto a quello che ci aspettiamo. Quindi questa opzione primo caffè che eroga un caffè più caldo è nata appunto per cercare di risolvere questo problema di chi non ama il primo caffè della macchina particolarmente freddo. Ok, parliamo adesso della praticità di pulizia. Questa macchina ha questo raccoglitore di acque grigie che è abbastanza capiente e abbastanza comodo, mentre per una pulizia approfondita non è particolarmente facile tirare fuori il portacialda. Per farlo dovete superare la parte bassa di questa plastica e andare nella parte superiore, e allora potreste farcela a tirarlo fuori. A questo punto, come sempre vi consiglio, dovete smontare il filtro, pulire tutto il portafiltro e pulirlo bene, perché questa parte, al contrario delle altre macchine, appunto ha il compensatore idraulico che comunque va tenuto pulito per far sì che lavori bene. Anche questa macchina del caffè, come tutte le macchinette del caffè, anche se è dotata del trattamento GHA di cui vi raccontavo sopra l'importanza per non far creare la muffa e per non far solidificare il calcare lungo le componenti, necessita comunque di una decalcificazione. Vi ho già mostrato in altri video a cui vi rimando di come utilizzo questo mio decalcificante, che è l'unico decalcificante in commercio che è anche
un disincrostante, quindi ha la doppia funzione sia di togliere il calcare sia quella di pulire e disincrostare, e vi ho spiegato già come si fa, è lo stesso funzionamento per questa macchina. Poi trovate qui dietro le istruzioni per utilizzarlo. Con un barattolino di questi ci fate tranquillamente un anno, e io consiglio sempre ogni 2 mesi di comunque decalcificare la macchina e soprattutto utilizzare acqua in bottiglia. Tanti di voi al mattino amano il cappuccino, e quindi come al solito andiamo a fare il test della nostra tazza cappuccino standard 8 cm se ci entra, e diciamo che ci entra perfettamente, quindi questo è proprio il limite in altezza tra il beccuccio e appunto la griglia. Fortunatamente ci entra, quindi riuscite a fare tutto in una tazza. Come abbiamo detto all'inizio, questa versione automatica di Tube è il modello top, quindi ha delle funzioni che adesso andremo a vedere più da vicino, che appunto magari sono un po' complicate, però spero che spiegandovele siano facilmente comprensibili, perché la macchina è dotata di una scheda elettronica che permette sia di gestire lo stand-by sia di gestire poi le temperature del termostato, e adesso andremo a vedere prima di tutto come attivare o disattivare lo stand-by. Se siete super puristi del caffè, come sempre vi consiglio, queste sono macchine che possono essere anche tenute sempre accese, quindi se volete una macchina sempre pronta alla giusta temperatura io vi consiglio di disattivare lo stand-by. Se invece il caffè è per voi un aspetto sì importante ma non così determinante con questa pignoleria, potete tranquillamente lasciare lo stand-by acceso, e quindi se la macchina dopo 8 minuti non verrà più toccata spegnerà sia la resistenza che i LED, e quindi sarà diciamo pronta per essere riaccesa. Basterà toccare un tasto di erogazione e la macchina si riaccenderà. Ovviamente aspettate sempre che si accenda la spia per indicarvi che è arrivata a temperatura. La macchina si accende da questo tasto di accensione laterale, ma per entrare nel menu speciale dove gestire impostazioni bisogna accendere la macchina tenendo premuto contemporaneamente il tasto di erogazione di un caffè corto. Andiamo a farlo. Teniamo premuto il tasto di caffè corto fino a quando questa spia verde lampeggerà. Per andare ora a disattivare o attivare lo stand-by dobbiamo tenere per 5 secondi premuto il tasto di erogazione del caffè corto, e vedremo che la spia della temperatura inizierà a lampeggiare velocemente. Ok, come potete vedere sta lampeggiando velocemente la spia della temperatura. Ora, premendo il tasto corto che è acceso, possiamo andare a spegnere il tasto corto, e significa che la macchina non avrà più lo stand-by. Ricliccandolo col tasto acceso vuol dire che la macchina ha lo stand-by. Ora decidiamo, io sceglierò di non averlo, spengo la macchina al tasto accensione e si sarà salvata l'impostazione. Abbiamo salvato una configurazione di macchina senza stand-by. Un'altra configurazione che si può avere solo in questa versione di macchina, e solo in questa macchina in commercio ha questa particolarità, è la possibilità di regolare la temperatura di estrazione, e quindi è come avere una macchina che ha 5 termostati diversi al suo interno, perché noi potremo andare a regolare un'erogazione di caffè a 93 o 95 o 98 o 100 o 102 gradi addirittura. Quindi per noi appassionati di caffè veramente, adesso vi farò vedere come abbastanza facilmente si riesce a regolarlo, avremo 5 termostati all'interno della stessa macchina e sceglieremo per ogni erogazione di caffè qual è la nostra temperatura preferita. Ma prima di spiegarvi come si sceglie la temperatura vi faccio vedere come si attiva una diversa temperatura. Per accedere al menu per regolare la temperatura, sempre solito, teniamo premuto il tasto di erogazione del caffè corto e accendiamo la macchina. Contemporaneamente queste due operazioni si entra in questo menu speciale, teniamo sempre premuto fino a quando i tasti non lampeggiano. Siamo entrati nel menu per regolare la temperatura e adesso dobbiamo andare a osservare quante volte il tasto di erogazione del caffè corto lampeggia per capire a che temperatura si trova il termostato adesso. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lampeggi significa 102 gradi, mentre se questo tasto lampeggia una volta sola vuol dire che è impostato a 93 gradi. Se lampeggia 2 volte vuol dire che la temperatura impostata è 95, se lampeggia 3 volte 98, 4 lampeggi vuol dire impostata a 100 gradi. Ma adesso come si fa a cambiare, vi domanderete voi. Quindi in questa modalità in cui il tasto di erogazione di caffè corto lampeggia 5 volte, possiamo andare a toccarlo e toccandolo andiamo a cambiare appunto la temperatura. Adesso l'abbiamo toccato e vedete il tasto lampeggia una volta sola. Lampeggiando una volta sola vuol dire abbiamo impostato a 93 gradi il termostato. Se vogliamo impostarlo a 95 tocchiamo un'altra volta il tasto corto e vedete che il tasto adesso lampeggia 2 volte, quindi è impostato a 95. Se vogliamo tenere a 95 la temperatura e salvarla, basterà spegnere la macchina. Non so se sono riuscito a spiegarmi perché sembra più complicato di quello che in realtà è, ma una volta che ci avete preso la mano è facilissimo, è tutto da capire. Per entrare nel menu per cambiare la temperatura va premuto il tasto di erogazione caffè corto insieme al tasto di accensione, si entra in quel menu e si va a regolare la temperatura.
ogni volta che si vuole cambiare la temperatura bisogna rifare questa procedura. Ok, ora tutti voi vi domanderete qual è la temperatura giusta per erogare un caffè, quindi dovete impostarla a 93 o a 102. Io spesso vi ho parlato in passato su altre macchine, vi ho sempre consigliato un termostato più caldo, perché secondo me il caffè è importante berlo caldo, ma questa è una regola generale che potrebbe non rispettare i vostri gusti. Vi faccio un esempio: se voi amate il caffè particolarmente tiepido, ma soprattutto un gusto particolarmente morbido del caffè, probabilmente avrete bisogno di una temperatura più bassa. Ma attenzione, non distinguiamo il caffè tiepido, che uno non ama berlo caldo, dall'estrazione di caffè. Mi spiego meglio: se amate un caffè comunque forte e corposo ma lo bevete tiepido, sarà importante comunque estrarlo a un'alta temperatura e poi magari aspettate un minuto prima di berlo. Estrarre invece già una temperatura di termostato più basso significa non estrarre tutte le sostanze del caffè, tutti gli aromi del caffè, e quindi non verrà semplicemente un caffè più tiepido, ma verrà un caffè anche meno corposo e meno forte, quindi teniamo ben separate queste due cose. E quindi c'è una ricetta perfetta per una temperatura? No, c'è una ricetta che si adatta al vostro gusto e alla miscela. Mi spiego meglio. Caffè di scarsa qualità in cui tutti i difetti sono stati nascosti al torrefattore con una tostatura particolarmente spinta e quindi un caffè già molto cotto e già tendenzialmente sta ribruciato, allora sicuramente andrà estratto a una temperatura più bassa e questa macchina permette di farvelo. Oppure miscela particolarmente aromatica, particolarmente arabica, ma in cui comunque volete creare un po' di corpo, un po' di consistenza, allora spingete la temperatura più in alto. Ma magari si odiano tutti i sentori di legno e bisogna rimanere solo sulla parte fruttata e sull'acidità, allora magari questa miscela, che uno avrebbe preferito arabica e spinta con un'estrazione a 98 gradi, se uno ama invece quegli altri sentori che vi dicevo, magari se l'estrae a 93. La bellezza di questa macchina è che uno, partendo dalla miscela, può farsi un'estrazione a 93 gradi e un'estrazione a 102 e capire come la preferisce. Una volta provati i due estremi, preferirà sicuramente uno dei due estremi e solo a quel punto proverà un'altra estrazione. Mi spiego meglio: avete provato la mia miscela decisa a braccio, l'avete provata a 93 gradi e l'avete provata a 102 gradi. Sicuramente una delle due estrazioni l'avrete preferita, ipotizziamo avete preferito a 102 gradi. Allora sapete che voi amate estrarla alla temperatura alta. Solo a questo punto iniziate a provare un'estrazione invece che a 102 gradi a 100 gradi e poi a 98 gradi. Sicuramente una di queste tre estrazioni vi piacerà più di tutte e allora avete trovato per questa miscela la vostra estrazione migliore, magari a 98 gradi. Ovviamente questi test, se si è appassionati di caffè, vanno fatti per ogni cambio miscela, perché la mia miscela Pensiero, da voi apprezzatissima perché è un decaffeinato naturale ad acqua senza additivi, tutti l'apprezzate, ma magari mentre la miscela a braccio vi piacerà estrarla a 98 gradi, magari la miscela Pensiero è più delicata, l'apprezzerete ancora di più se bevuta con un'estrazione a 100 gradi, oppure un caffè che bevete la sera o affogate nel gelato e vi piace farla rimanere delicata e la estrarrete a 95 gradi. Questo è il divertimento che vi portate a casa acquistando questo tipo di macchina. È tempo di vedere in funzione questa macchina. Chi mi segue lo sa già. Se avete visto le altre mie recensioni che trovate qui in fondo in descrizione nella playlist, io adesso faccio un test di vedere la tempistica per la prima accensione della macchina, da macchina fredda a quando diventa calda per erogare il primo caffè, e poi vado a fare delle misurazioni con il termometro per vedere la temperatura di estrazione del caffè. Questa volta vi stupirò perché queste misurazioni sono inutili. Se mi avete seguito nel discorso, la tempistica con cui questa macchina diventa pronta dipende dalla temperatura che avete impostato. Ovviamente se avete impostato 93 gradi di termostato, la macchina sarà pronta molto prima che se avete impostato come temperatura a 102 gradi. Stesso discorso vale ovviamente anche per la temperatura rilevata dal caffè in tazza. Nei miei test, perché questa macchina sono mesi che la testo, ho rilevato temperature in tazza inferiore ai 55 gradi quando ho lavorato con un termostato 93 e ho rilevato anche temperature superiori ai 74-75 gradi quando ho lavorato con il termostato impostato su 102. Quindi quello che andremo a fare adesso è un test standard che faccio sempre, ovvero provare la mia miscela a braccio nella macchina accesa e impostata con termostato a 98 gradi, e questo lo facciamo soprattutto per vedere che tipo di erogazione fa visivamente. Come sempre vi ricordo che il caffè non si beve con gli occhi, quindi questo risultato in tazza è solo per mostrarvi cosa si può ottenere con questa macchina, ma se amate particolarmente la crema ci sono una serie di trucchetti che io consiglio sempre
a chi è iscritto al gruppo Facebook Amici 99 Caffè, che vi ricordo ve lo lascio in descrizione, e vi si accede dopo aver acquistato qualsiasi cosa dal mio sito, potete entrare in questo gruppo Facebook e lì trovate tutta la mia assistenza e ovviamente tutti i giorni parliamo di come ottenere un ottimo caffè, vi do consigli su come risolvere i vostri problemi con le macchinette per far sì che escano i caffè migliori. Chiudo il discorso ricordandovi che al di là di quanta schiuma faccia questa estrazione, se amate il caffè particolarmente cremoso, è sì una questione di miscela, sì una questione di macchina, e in questo caso potete anche regolare la temperatura e farlo uscire più corposo, ma anche e soprattutto una questione di acqua. Quindi vi consiglierò poi quali sono le acque per fare un caffè più corposo, ne abbiamo parlato appunto ultimamente proprio su Facebook. Ma adesso bando alle ciance, facciamo un'estrazione della mia miscela a braccio. Il caffè è uscito bene, non ho ottenuto tanta crema perché, come vi dicevo, è importante l'acqua, è importante da quando la macchina è accesa, è importante la temperatura in cui l'ho impostata e non l'ho voluto spingere molto, però il caffè era buono e questo mi è sempre la cosa più importante. Bene, passiamo ora ai pro e contro di questa macchinetta, iniziando dai contro. Come primo, tra virgolette, difetto, direi il discorso della pulizia. Tirar fuori il portacialde per pulirlo, perché sapete la pulizia è fondamentale per ottenere un ottimo risultato di caffè, è un po' complicato. Potevano fare l'ingresso appunto e l'uscita di quel portacialde leggermente più ampio e comodo per appunto facilitare la pulizia. Altro piccolo difetto è in una raffica di caffè consecutivi, quindi più di uno di seguito, si nota che gli altri caffè vengono leggermente diversi dal primo, e questo io l'ho risolto assortendo nel mio sito per questa versione solo macchine col gruppo in ottone, che è opzionale. Il gruppo in ottone ha una stabilità termica superiore e quindi questo permette di riuscire a erogare più caffè uno dopo l'altro rimanendo con la stessa temperatura costante. Invece le macchine base di questo appunto modello soffrono, il primo caffè magari viene alla temperatura giusta e quelli seguenti ti accorgi che non sono stati erogati a una temperatura perfetta perché è leggermente scesa. Altro piccolo difetto, che però nasconde anche un pregio, è il discorso del serbatoio in plastica. Come sapete io non amo troppi serbatoi in plastica, ma si può sostituire con uno in vetro, però è anche vero che quel serbatoio ha anche una caratteristica che è un pro, che è da 2 litri, che è veramente molto grande e comodo se si fa un utilizzo intensivo della macchina. Ultimo difetto è quelle configurazioni di togli o metti stand by o regolazione della temperatura sono un po' macchinose. Oggettivamente ho dovuto leggere le istruzioni, capirle e provarle. Sono un po' faticose perché non c'è un display touch dove configurare tutto questo, anche perché altrimenti non sarebbe una macchina domestica ma sarebbe una macchina professionale di bar e costerebbe altre cifre, quindi sono un po' macchinose, ma anche qui è un difetto che nasconde un pregio. Essendo l'unica macchina con un termostato a temperatura regolabile, in qualche maniera andava configurato e quindi è un po' faticoso da configurare, ma una volta che ci si prende la mano ci sono i vantaggi di avere un termostato regolabile. Parliamo adesso dei pro. Oltre ai già citati, il serbatoio grande e il termostato regolabile, sicuramente ci dobbiamo soffermare sul termostato regolabile. È l'unica macchina che ci permette di giocare con le temperature e quindi provare a estrarre uno stesso caffè a temperature diverse e quindi scoprire come tra un'erogazione a 93 gradi e un'erogazione a 100 gradi ci sia un mondo e praticamente la miscela non sembra più la stessa. Quindi è l'unica macchina che vi permette questo tipo di assaggi, che per noi appassionati di caffè è sicuramente un grandissimo valore. Altro pro è sicuramente il marchio Grimac, un marchio storico italiano affidabile. Ovviamente poi per l'assistenza potrete sempre fare riferimento a me se acquistate al mio sito, e ovviamente acquistando al mio sito troverete sempre all'interno della macchina un assaggio delle mie miscele, la morbida, la decisa e la DEC decaffeinato naturale, e ovviamente dopo aver acquistato il mio sito iscrivetevi al gruppo Facebook dove condividiamo tutti i giorni i consigli per avere degli ottimi caffè. Annovero tra i pregi anche la possibilità tra un anno, quando uno vuole cambiare colore, di cambiarlo in maniera facile tramite frontalini. E infine un altro pregio è il compensatore idraulico, di cui vi ho spiegato dettagliatamente tutti i vantaggi che porta, anche se poi quello potrebbe anche comportare un leggero svantaggio, che non è una pressione manuale decisa e secca, e in più va comunque un po' mantenuto e pulito per far sì che funzioni al meglio. Ok, ragioniamo adesso di prezzo e tiriamo le conclusioni. Quanto costa questa macchina? Innanzitutto non confondete con la Tubely o con la Tube normale.
Questa è una tube automatica con il gruppo ottone. Costa intorno ai 200 euro e in questo allestimento più completo di tutti, perché come vedete ha anche il gruppo ottone e quindi non è da confondere con altri modelli simili che si trovano sul mercato, perché ovviamente non avere il trattamento GHA o il gruppo ottone fa sì che si risparmino dei soldi, ma ovviamente non otterrete la stessa macchina. Io ho scelto di commercializzare sul mio sito e trovare in descrizione questa versione che è la più completa di tutti, perché secondo me chi sceglie questo tipo di macchina con termostato regolabile vuole il top, perché vuole assaporare il top anche nel caffè, e quindi è la versione più completa che dopo i miei test ho deciso che sia quella giusta da commercializzare. E ora passiamo alla conclusione finale. La domanda che tutti voi mi fate di solito quando mi vedete provare una macchina nuova: ma tu Claudio la compreresti? La risposta è ni, come al solito dipende. Se per voi è importante fare un ottimo caffè ma schiacciare una leva e premere start, forse questa non è la macchina per voi, perché tutte le regolazioni che permette potrebbero far sì che il risultato in tazza, se non avete voglia di giocarci un po' e perderci tempo, probabilmente il risultato in tazza vi delude perché non siete riusciti a trovare il giusto equilibrio tra miscela e temperatura. Mentre se siete super appassionati di caffè come me, che volete sperimentare estrazioni di caffè totalmente diverse e quindi giocare con la temperatura, assolutamente sì, la comprerei, perché è una macchina unica nel mercato ed è l'unica che appunto vi permette di provare estrazioni diverse e scoprire un mondo di sfaccettature dietro una singola miscela che solo giocando la temperatura si riesce ad avere, e quindi è una macchina unica in questa versione con il gruppo ottone. Veramente è da appassionati e da intenditori e sono sicuro che qualcuno di voi l'apprezzerà e la ordinerà sul mio sito, e sarà per me poi un piacere condividere opinioni e su come si trova. Trovate sul mio sito anche le versioni più economiche di Tube e Tubely acquistabili, con sempre assaggio delle mie miscele, la mia garanzia di 2 anni, il mio gruppo Facebook per l'assistenza, anche il mio WhatsApp per qualsiasi problematica, perché spesso le macchine possono avere piccoli problemi, ma sono le semplici incomprensioni che avete bisogno di un'assistenza che Amazon oppure dei grandi rivenditori generalisti non vi possono dare. Invece noi siamo specializzati in questo e questa è la nostra fortuna, lo starvi accanto sempre nel darvi una mano. Bene, spero che questa recensione approfonditissima e lunghissima vi sia piaciuta. Trovate sul mio canale le recensioni di tutte le macchinette del caffè in commercio, trovate in descrizione il link al mio calcificante, al mio caffè, perché io sono un piccolo torrefattore e faccio un prodotto artigianale, e se volete scoprirlo trovate appunto tanti video, oramai sono più di 100. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like e ci vediamo sabato prossimo alle 2 con un nuovo video. Un saluto da Claudio, ciao!